Ciao, benvenuto in questo nuovo video. È una diretta e si parla di alpinismo. Cosa è per te l'alpinismo? Ti invito subito a commentare la tua idea, la tua opinione qui sotto questo video. Per me il concetto di alpinismo è un po' cambiato col passare, del tempo. Mi scuso perché comunque siamo in diretta, sono a ruota libera e spero di far capire veramente cosa intendo. Da giovane sono sempre stato attratto dalle grandi cime, un po' come tutti penso. Poi fortemente influenzato anche dai libri di Walter Bonatti, col suo pensiero, con tutte le sue storie, con tutte le sue esplorazioni, forse sto invecchiando oppure sto maturando, il concetto è leggermente cambiato. Per questo mi piacerebbe sapere anche la tua opinione su questo fatto. Per me l'alpinismo è esplorazione, indipendentemente dalle proprie capacità tecniche. Penso che quello che fa muovere una persona, per cui si può definire alpinista, è che va a esplorare in un luogo in cui ci sono delle difficoltà tecniche per arrivare, per esempio, ad una vetta. Magari questa difficoltà non occorre andare lontanissimo, la puoi trovare dietro casa tua. Hai un monte, fa una nevicata, ti metti i ramponi, sali e troverai un mondo diverso rispetto alla salita che fai generalmente l'estate. Infatti una salita invernale può essere molto difficile rispetto a una semplice salita estiva. Quindi non si parla solamente di curriculum, di grandi cime, di grandi vette, di altissime quote, anche perché francamente salire sull'Everest, pagare come se fosse un pacchetto viaggio, comincia a essere una forma di alpinismo che a me non piace tanto. La difficoltà maggiore che trovi oggi è trovarti praticamente in fila per salire alla vetta, nella cosiddetta zona della morte. Qui si aprirebbe anche un discorso di turismo sostenibile a questo punto, no? Però andrei fuori discorso. Di certo in questi ultimi anni ci sono stati cattivi esempi e dato che l'ho citato, quello di Walter Bonatti, l'esempio più incredibile che ci sia stato, e parlo della salita italiana al K2. Quello che doveva essere un successo italiano, la conquista del K2, è stato un vero insuccesso. Per cui oggi cosa intendiamo con la parola alpinismo? Ti invito a commentare qui sotto la tua opinione. Ti ricordo anche di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e keep in touch. Buona montagna a tutti!